Buonasera a tutti e benvenuti su Voce Strumenti Interiori. Oggi faremo una puntata un po' più veloce delle altre, contenuti un po' meno lunghi per chi ama le cose rapide e indolore, e parleremo soprattutto di dispositivi e oggetti che può usare l'insegnante di canto e che può usare il cantante. A seconda del difetto che si ha, perché ogni allievo tende a commettere l'errore sempre più o meno nello stesso ambito, abbiamo parlato di tecnica Alexander. Ecco, la tecnica Alexander, che è quella che ci porta a estendere il collo e a tenerci su come se la nostra testa fosse attaccata a un filo da pesca e tirata verso il soffitto. Se il vostro problema è questo, se cantando, presi dall'enfasi della canzone, anche se in didattica lo fate bene, ma se siete tra quei cantanti che cantando si fanno emozionare dalla canzone al punto che palesano in volto e sul fisico le emozioni e quindi perderete assolutamente l'Alexander, questa cosa fa al caso vostro. Incominciamo la lista degli oggetti utili per insegnanti di canto e per cantanti. Ho pronto qui per voi un oggetto che di solito non è tipico del mondo del canto, ma può essere molto utile. Eccoci qua. Allora, questo è un collare ortopedico. Ora, quello in fotografia è un collare soffice ed è quello che vi consiglio di acquistare. Costa pochissimo, in farmacia mi sembra che si aggiri intorno alle 8-15 euro. E prendetelo più basso possibile e soprattutto, come vedete, questi collari imbottiti hanno una scanalatura, cioè la parte che lei tiene dove ha il collo dietro è più bassa. Ecco, voi lo dovete girare, cioè cercate di tenere la parte più bassa del collare davanti, perché cantando ovviamente muovete la mandibola. Ma se siete tra quei cantanti che tendono, facendosi prendere dall'emozione, a insaccarsi, perdere l'Alexander, alzare le spalle, ecco, diciamo che questo potrebbe fare al caso vostro. Altre cose da dire? Nessuna. Ovviamente lo scopo è utilizzarlo fino a che il vostro corpo non capirà che è una postura che va tenuta sempre e non va abbandonata, e poi ogni tanto regolarmente lo togliamo, proviamo a cantare senza. Ecco, quindi è una forma di rieducazione, ci mettiamo questo collare sia quando facciamo vocalizzi che quando cantiamo le canzoni, e poi dopo un po' che si canta così si prova a toglierlo, o nella stessa ora di lezione o nella stessa ora di allenamento che fate a casa. Insomma, lo scopo è quello di toglierlo e vedere che poi questo non accada più, che l'Alexander venga mantenuto in maniera rilassata e senza rischio di perderlo. E questo è uno dei problemi che solitamente i ragazzi manifestano, quindi gli allievi tendono, ahimè, a perdere l'Alexander. Tuttavia non è l'unico problema che si riscontra, quindi gli errori più frequenti quali sono? Sono questo, quindi mentre si canta farsi prendere dal pathos e perdere l'Alexander. Un'altra cosa che può capitare è quella di, quando si parla di registro di testa, non riuscire a trovare il registro di testa. Quindi tenete presente che quando giriamo il suono in testa, il suono in testa prende laringe, faringe, gira e va a sbattere nelle cavità nasali. Guardiamo questa immagine. Eccoci qua. Stiamo guardando una sezione sagittale di quello che accade all'interno del vostro corpo. Spero che il mouse e il puntatore siano disponibili, mi sembra proprio di sì. Allora, il canto, l'aria, procede all'interno della laringe, percuote in senso verticale le corde vocali, passa in una zona leggermente posteriore dove la laringe non è più laringe ma è faringe, e come vedete attraverso questa strettoia, perché è un passaggio abbastanza stretto, che tra l'altro è la zona che noi andiamo a dilatare quando usiamo il quack ad esempio, perché il quack questa frequenza è collocata in orofaringe, quindi è una frequenza che suona pressappoco in questa zona, quindi noi facendo il quack andiamo a dilatare questo passaggio che si presenta piuttosto stretto. Tuttavia, quando arriviamo nei registri acuti, il flusso d'aria raggiunge questa cavità, chiamata cavità nasale. Allora, la cavità nasale, come vedete, è ampia, ha una volta abbastanza curva perché il flusso d'aria va a sbattere e genera degli armonici, quindi è la stessa cosa che capita quando si canta in una chiesa o sotto una volta. Però quello a cui dobbiamo stare attenti fondamentalmente quando cantiamo il registro acuto è che la curva che fa l'aria, quindi detta anche gittata, curvatura, esatto, non sia troppo stretta, altrimenti se noi cerchiamo di andare in testa e quando superiamo la faringe noi chiudiamo troppo in fretta il suono e lo giriamo troppo presto avanti, il rischio è che l'aria esca dal naso. Mentre invece lo scopo che noi vogliamo raggiungere è quello di buttare il flusso d'aria in questa zona, farlo cavitare, ecco perché si dice registro di testa, cioè la zona d'arrivo in realtà è quella in mezzo agli occhi, quindi dobbiamo assicurarci che la gittata, la curvatura che fa il flusso non sia questo, bensì sia un pochino più alta, quindi che la piega che facciamo fare al suono non si chiuda troppo presto.
Per cui, come facciamo spesso a insegnare a qualcuno come girare il suono in testa? La persona ci prova, sorride, alza la laringe, non è facile acquisire la percezione di un suono girato in testa e allora molti commettono questo errore qua e si nasalizza. Io non amo le voci nasali, quindi io trovo che la nasalizzazione sia sempre comunque un difetto e che andrebbe risolta. Quindi tendo sempre a fare l'esempio di Luca Laurenti che quando parla così, cioè ha un difetto chiaro di pronuncia e poi invece quando canta risolve, quindi amplia questa curva che quando parla è più stretta e gira l'aria nel naso, ottiene una curvatura più ampia e riesce a girare benissimo il suono in testa. Faccio sempre questo esempio. Per chi proprio non riesce a trovare il registro di testa, si può ricorrere, e ve lo faccio vedere, quindi tolgo questa immagine, a dei dispositivi tra cui questo. Questo è uno stringinaso, quindi spesso quando faccio fare didattiche di pulito, cioè quando si canta ad esempio ga 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 ga, questa è una didattica di Roger Love, in questo momento io sto girando il suono in testa. Molti ragazzi ga 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 ga. Ok, succede questo, c'è la nasalizzazione. Allora, invece il risultato corretto dovrebbe essere ga 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 ga. Si immagina di gettare il suono in centro alla fronte e si immagina di temperare una matita, quindi di rendere questo suono più stretto e indirizzato in questa zona. Per chi non ci riesce, questa è la soluzione. Questo è uno stringinaso che usano praticamente gli otorinolaringoiatri ed è molto utile, a differenza dello stringinaso da piscina, che solitamente è una molletta che poi prende il naso in questa direzione, quindi in realtà mi chiude un po' più in alto il passaggio dell'aria. Noi abbiamo bisogno solo di qualcosa che tappi le narici, quindi questo è uno stringinaso da otorinolaringoiatria, in genere lo usano in ospedale ed è la cosa migliore perché è proprio una molletta, quindi si mette questa molletta e in genere si risolve il problema della nasalizzazione, perché l'aria passando in faringe tende ad andare nel naso, ma quando trova il passaggio chiuso accadono due cose. Parte del flusso rimane cavita e genera un armonico e il resto torna indietro facendo scendere la laringe e si dilata il velo palato. In ogni caso è un ottimo modo per evitare la nasalizzazione e ottenere un registro di testa intuitivo, rapido, attraverso questo mezzo compensativo e correttivo. Altro problema che si può manifestare, quindi ci può essere il problema della perdita dell'Alexander e quindi usiamo il collare. Ci può essere il problema di raggiungere il registro di testa e quindi si usa il tappanaso per evitare al flusso di andare a sbattere. Vi spiego ancora velocemente questo giochino, che è una didattica di Roger Love, la trovate nel CD allegato al libro ed è molto simpatica. Di tutte le didattiche che ci sono, questa è la più carina. In un file d'ascolto lui spiega come risolvere la nasalizzazione tappando il naso con le dita. Allora, invece di tapparlo con le dita, se avete questo difetto, comprate il tappanaso, avete le mani libere, perché sennò poi cantare con la mano davanti alla bocca potrebbe creare altri tipi di problema. Meglio comprare un tappanaso e poi procedere a fare questo esercizio, che probabilmente c'è già nei video del libro, lo ribadiamo perché la nasalizzazione è un brutto difetto e va corretto. Roger Love vi dice contate da 1 a 10, lui conta in inglese, e vi dice prima commettete l'errore, quindi tappatevi il naso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo è l'errore, ma pur tenendo il naso chiuso, se noi giriamo il suono in testa, risolviamo questo problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le uniche consonanti che non si possono compensare sono le N, perché le N sono nasali, dentali e nasali, quindi quelle rimarranno sempre un po' così. Però direi che se contate da 1 a 10, tappando il naso, commettendo prima l'errore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. poi cercate di risolvere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi accorgerete che è una cosa che sapete già fare, perché è quello che fate quando siete raffreddati. Quando siamo raffreddati e abbiamo il naso chiuso, noi per farci capire facciamo già questa cosa, è un istinto che abbiamo. Io adesso parlo come se fossi raffreddata e non volessi far sentire l'occlusione nasale. Ecco, se non ci riuscite con le dita o per qualche motivo, e se siete una persona che tende a nasalizzare, a prendere queste frequenze twang che sono molto brutte, questo è l'oggetto che fa per voi. Altra cosa che può capitare: trovare il giusto appoggio tenendosi in movimento. Quindi abbiamo visto che ci vuole l'indipendenza della parte inferiore rispetto a quella superiore, quindi ribadisco, se avete le gambe ferme cercate di slittare lateralmente la parte superiore del tronco, se invece tenete la parte superiore del tronco allora ecco che il peso va alternato un po' sulla gamba destra, un po' sulla gamba sinistra.
In pratica dico sempre che il cantante, quando canta correttamente, è come una persona alla ricerca continua del baricentro perfetto. C'è un oggetto, infatti ho visto che anche altri insegnanti usano questo oggetto ed è un oggetto molto interessante e intelligente. Questo oggetto si chiama pallabosu. La pallabosu ovviamente non dovete salirci sopra così, da questo lato, la capovolgete, mettete la gomma sotto e la parte piana sopra, ci salite sopra e vi accorgerete che quando voi cercate di trovare l'equilibrio sopra questa palla, il vostro baricentro continua a ritararsi, quindi immaginate di avere un filo da pesca che collega il vostro baricentro al suolo. Quando voi siete sulla palla Bosu, questo baricentro non è mai statico, continua leggermente a spostare il peso un po' da una parte e un po' dall'altra perché siete su una superficie che non è ferma. Vi accorgerete che mettendovi in piedi su una palla Bosu e cercando continuamente questo equilibrio avrete sempre la tensione diaframmatica e un discreto volume. Questo è un altro trucchetto per chi stenta a cantare muovendosi, quindi c'è chi sostiene che cantare muovendosi non è possibile, e invece è assolutamente il contrario, anzi è più semplice, però richiede questa continua percezione di sé, al punto che il nostro equilibrio, mentre siamo sulla palla Bosu, il nostro baricentro ruota, ruota e si colloca un po' più a sinistra, un po' più in avanti, un po' di lato, un po' dietro, e questo continuo tarare il baricentro è fonte di appoggio. Perché mentre noi siamo lì che cerchiamo l'equilibrio, in automatico, che ci piaccia o no, creeremo un po' di arresto costale, come quando facciamo una camminata veloce o una corsetta leggera. Infatti ricordo che gli insegnanti di canto di una volta dicevano: se tu canti salendo le scale e la voce non muove, hai una grandissima gestione degli apparati interni del diaframma. E avevano ragione. Non si può fare lezione facendo una scala, però si può tenere in aula, ad esempio, questo oggetto. E la persona che è in bilico sulla palla Bosu avrà un discreto, quindi più che corretto, arresto costale, un diaframma sotto gestito, tenuto basso e teso, che fa il suo lavoro, e quindi l'emissione potrebbe correggersi quasi istantaneamente. L'ultima cosa che ricordo, è questa. Allora, quando si tratta di canto, per essere certi di essere sempre nella condizione posturale e di maschera corretta, è necessario lavorare davanti allo specchio. Lo so che vi sentite un po' strani a mettervi davanti a uno specchio e a farvi le facce, però questo è il 70-80% di quello che fa il cantante, perché il cantante deve essere sempre nella posizione di maschera e anche nella posizione total body corretta per poter cantare. Quindi uno specchio di questo tipo, come quello che vedete, che è uno specchio a figura intera, è necessario per voi, soprattutto all'inizio, per riuscire a controllare nello specchio che il vostro corpo assuma la postura perfetta, e quando poi si lavora in maschera vi avvicinate e mentre cantate le didattiche vi dovete guardare. Lo specchio serve a chi non ha una forte propriocezione o cinestesia. Che cos'è la propriocezione o la cinestesia? Lo ripetiamo, ci sono 5 sensi: vista, udito, olfatto, tatto e gusto. C'è sempre uno che non contiamo mai, che è il sesto senso, che non è quello dei fenomeni paranormali, bensì viene chiamato propiocezione o cinestesia. Che cos'è la propiocezione o la cinestesia? È la capacità di far fare al nostro corpo determinati movimenti in maniera conscia e volontaria. Non tutti hanno un sesto senso sviluppato, quindi ci sono persone a cui dici: muovi solo il sopracciglio sinistro, e non sono in grado di farlo, perché non tutti sentiamo i gusti allo stesso modo, non tutti sentiamo i suoni allo stesso modo, non tutti abbiamo un'ottima vista, c'è chi ha meno decimi, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi, però comunque per aumentare la propria propiocezione e cinestesia, ecco che arriva lo specchio. Lo specchio è il tuo doppio, quindi come puoi essere certo di fare una cosa se non vedi se è esattamente così? Io tante volte dico agli allievi: guarda che sei un po' giù, tirami un po' sullo sterno. Rimangono così, io gli dico: l'hai fatto? Sì, l'ho fatto. No, la verità è che non l'hanno fatto, ma non si rendono neanche conto di non averlo fatto. Se invece in quel momento fossero davanti a uno specchio, gli dico: vedi che non l'hai fatto? Ah sì, è vero, e lo tirano su. Quindi si lavora in aula e si lavora anche a casa con lo specchio proprio per questo motivo. Consiglio quindi di averlo quando poi si va a cantare e vi stampate magari il testo della canzone, perché non siete più in didattica, quindi non vi state guardando mentre fate didattica, ma state già cantando, e anche lì dovete tenere sott'occhio che tutto, postura e maschera, siano a posto. Quello che consiglio a tutti è: stampatevi un testo, il testo della canzone, abbastanza grande, quindi fate dei caratteri che se vi allontanate un pochino li leggete, se siete miopi ingrandite il carattere, foglio di testo, stampate il testo della canzone e dovete mettere, mi raccomando, il testo della canzone all'altezza dei vostri occhi, perché se no cosa succede? Siete davanti allo specchio, il testo è per terra, fate così e perdete l'Alexander. Ecco, sono piccole raccomandazioni che possono sembrare banali, ma sono veramente molto importanti.
Quindi se voi cantate, mi raccomando, un foglio di testo, magari uno da questa parte e uno da questa parte, in ogni caso all'altezza degli occhi, in modo che mentre cantate sguardo fisso a voi stessi, al vostro viso, al vostro corpo, e se leggete un testo spostate soltanto gli occhi. Capita, anche questo capita che in lezione abbiamo un leggio, mettiamo sul leggio il testo della canzone e la persona che in quel momento dovrebbe essere concentrata su ciò che sta facendo fa così, china la testa in avanti per andare a leggere il testo della canzone sul leggio. Gravissimo errore, perché questa parte del corpo quando si canta deve rimanere in quest'asse, cosiddetto Alexandre, poi arresto costale. Quindi anche solo l'atto di fare così per leggere qualcosa vi porta già fuori da quello che dovete fare. Quindi quale modo più semplice che tenere un testo esattamente all'altezza degli occhi, e non giratevi a guardarlo con la testa se possibile, ma visto che potete spostare gli occhi per leggere, fatelo sempre così. Il leggio mettetelo anche lì più alto che potete, in modo che non dovete fare così, ma dovete magari fare così. Inclinate lo sguardo per leggere il testo, sempre abbastanza vicino agli occhi, ma mi raccomando, leggete solo con gli occhi e non leggete con la testa. Un video rapidissimo per 4-5 punti però fondamentali, oggetti di cui non si può fare a meno. Grazie per aver seguito il video di questa settimana. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.